Buongiorno a tutti, sono qui nel comune di Cagliano che sto seminando l'orzo. Come vedete sono con il 7530 e la combinata a mazzole di 3 metri. Probabilmente questa macchina l'avete già vista in un video di Gabri che, scusate ma sono un po' raffreddato e ogni tanto sentirete un po' di... Comunque niente, questo trattore, questa combinata qui l'avete già vista probabilmente in un video di Gabri che abbiamo fatto, mi pare 3 anni, 2 o 3 anni fa, quando ho montato questo impianto sulla macchina. Praticamente adesso stiamo seminando orzo, qui precedentemente c'era frumento. Quest'anno abbiamo seminato un po' più di colture autunno-vernine perché visto gli scarsi risultati delle primaverili preferisco non rischiare troppo, perché se il tempo rimane quello che è adesso avremo dei grossi problemi noi qua in collina a fare delle colture primaverili. Praticamente quest'anno ho già seminato 270 quintali di grano su circa un po' di più di 100 ettari e adesso seminiamo una trentina di ettari di orzo, poi ho messo 15-16 ettari di doietto e poi vedremo. A primavera un po' di mais lo metteremo ancora, ma si vedrà. Come vi ho detto, qui precedentemente c'era grano, abbiamo ripuntato e adesso si semina direttamente. Adesso non faccio nessuna concimazione perché io sull'orzo non metto mai niente in autunno. Vediamo poi in primavera, perché tendenzialmente abbiamo già dei terreni abbastanza dotati, perché mettendo letame e tutto, se spingiamo troppo poi si alletta tutto, allora preferisco vedere poi in primavera come è raccolto e fare concimazione che c'è la necessità. Come vi dicevo, questa macchina monta un impianto della ditta AFA System che praticamente è un impianto che rileva l'ostruzione nei tubi dell'aria della seminatrice. Questa deve essere la terza campagna che uso questo impianto. Adesso vedete c'è lo scorrimento sono per la macchina 24 solchi. Come vedete ce n'è uno che non risulta perché praticamente è un sensore che ho dovuto staccare perché non funzionava. Me l'hanno già mandato ma non ho ancora avuto tempo di cambiarlo. Praticamente quell'elemento lì non è sotto controllo. Tutti gli altri vengono controllati e se si verifica un'ostruzione di un tubo per qualche cosa, il sistema lo segnala subito. Adesso praticamente vedete una linea infrarossa perché praticamente lei capisce che c'è un elemento che non funziona. Qui praticamente segnala la percentuale del flusso, che più è vicina a 100 e più lavoriamo bene. Io ho impostato che segnali quando c'è una riduzione pari all'80, cioè la soglia scende sotto l'85%, perché c'è un sensore anche sulla tubazione principale che rileva
la presenza di semi o no. Infatti, come avete visto, io ho rallentato, mi ha dato flusso granulo sotto la soglia. Il numero 15 segna l'elemento che rileva che ha una portata d'aria più bassa rispetto a tutti gli altri. Qui si può cambiare la visualizzazione, e così rimane manuale, automatica o ciclica, che praticamente fa vedere 8 elementi sempre in continuo. Io ritengo che sia una cosa molto comoda, perché comunque io sfido chiunque a dire che non gli sia successo che si sia tappato un fungo per un pezzettino di carta o non so, un po' di paglia se uno semina del grano suo, qualsiasi cosa. A me per esempio mi si era tappato per un piccolo topolino morto in un saccone, cioè, per dire, uno sbaglia la manovra, fa un pizzico di retromarcia con la macchina per terra, si possono tappare gli elementi. Con questo sistema qua viene subito segnalato, eviti di dover scendere, perché comunque se uno è un po' preciso ogni tanto doveva scendere a controllare che ci fosse il seme in tutti gli elementi per non fare tutti i campi a strisce. E allora ritengo che comunque quando si fa un investimento di una macchina, diciamo, adesso questa è una macchina da 3 metri, ma anche soprattutto su combinate di 5-6 metri che si spendono 50, 60, 70 mila euro a comprare una combinata, il costo di questo sistema influisce relativamente. Diciamo, adesso io vi dico indicativamente, adesso da quando l'ho preso io probabilmente non so se sono cambiati tanto i prezzi, comunque il sistema incide, diciamo, dai 100 ai 120 euro per ogni fila, e dipende dalla larghezza della macchina. Su una macchina piccola incide di più, perché comunque la centralina, il gate box, che è la scatoletta che raccoglie tutti i dati dei sensori, e tutte le cose vengono ammortizzate su più sensori. Però io dico che comunque quando si compra una macchina del genere penso che sia indispensabile, adesso che sia questo sistema o che sia un altro, perché adesso poi anche certi costruttori vendono il loro sistema, che può essere della MC Elettronica o Lemken o Pottinger, non lo so, sicuramente sono molto più cari di questi, però io dico che comunque vanno spesi questi soldi, perché evitano di scendere tante volte, di fare dei pasticci, si fa un bel lavoro, via. Io praticamente, vedete, i sensori li ho dovuti mettere tutti lì davanti, perché non avendo il fungo mio, avendo questo sistema traccia sentieri la macchina, i tubi non erano attaccati tutti in sequenza, allora ho dovuto fare un po' di salta qua e là con il numero degli elementi, e allora non è venuto proprio un lavoro perfettissimo di collegamenti. Adesso poi magari scendiamo e vi faccio vedere a terra, perché questa macchina qui c'è il sistema traccia sentieri che funziona con i tracciafile danno il segnale, che poi alla fine lo usavo io in manuale da qui, perché diventava un po' macchinoso, che poi ho usato poco o niente, e sono passato adesso con la barra da 18 metri, e come è impostato questo tracciasentieri qui adesso non andrebbe bene, e poi sarebbe una bella cosa, perché comunque uno avrebbe già tutti i disegni delle passate del diserbo già fatti, però poi quando si semina dei campi così su e giù rimane preciso. Quando seminiamo campi in pendenza, seminati di traverso, la macchina viaggia un po' storta e i metri non rimangono più giusti. Poi adesso con i sistemi satellitari sulle barre da diserbo, alla fine
non è che serve, si risparmiava un po' di seme e non si pestava del grano. Poi come vedete qui ho un monitor io, che adesso la telecamera mi fa vedere il serbatoio del seme, perché la seminatrice ha un suo sensore che segnala quando è vuoto, ma io ho messo una telecamera in più e poi ce ne sono due che posso scegliere, una nel serbatoio e una che mi guarda dietro, perché soprattutto per la notte che non si vede poco. Questa nel serbatoio mi fa vedere quanto seme ho ancora, perché sì che c'ho il sensore che mi dice quando è vuoto, che mi dice che non ce n'è più, però magari io vedendo dalla macchina evito di trovarmi a metà di una passata senza seme, e questo trovo che sia una cosa anche abbastanza utile. Soprattutto uno si può anche regolare, dici magari più o meno, ormai tanto sai, vedendo dalla schermata quanto ne hai ancora dentro, ho detto finisco questo pezzo, vado a fare un pezzettino dall'altra parte, cioè ha tanti vantaggi, sempre senza dover scendere ed andare a guardare dentro la macchina. Come vedete adesso abbiamo ancora il seme a fare un paio di giri. Questo campo qui è già stato visitato da Gabri un paio di volte, perché qui avevamo fatto un video nell'8000 quando arava, poi forse lui aveva fatto un video di un Deus che portava il digestato. È un posto abbastanza bello, è un campo che è 10 ettari, posto sulla vallata, una bella vista sulla vallata. Qui avevo fatto anche un video della pressa nuova, però poi non abbiamo potuto pubblicarlo perché mi sono dimenticato di spegnere la radio e si sentiva un sottofondo musicale, allora non abbiamo potuto metterlo. Adesso facciamo ancora un giro o due e poi andiamo a mettere il seme. Come vi dicevo, stiamo seminando orzo. Qui viaggiamo a una velocità di 7,2-7,3 all'ora, un consumo di 23-24 litri ora salendo. Adesso poi si sale un po' di più, ma poi la media è molto più bassa, perché quando scendiamo è solo 12. Come vedete il lavoro viene abbastanza bene, anche se la terra è molto secca, perché qui sono mesi che ogni tanto viene qualche spruzzatina, ma quei 10 mm, 15 mm che fanno niente. Qui abbiamo bisogno che piova 2 mesi di fila per creare un po' di riserve, se no il prossimo anno sarà di nuovo come quest'anno. Come vedete siamo in un mare di polvere. Adesso andiamo a rifornire.
Come vedete questo è il 7530, questa è la combinata. Adesso vi faccio vedere praticamente, questi sono i sensori del flusso, questo è il sensore sul tubo centrale, questa è la gate box che raccoglie il segnale di tutti i sensori, poi il tavolo che va in cabina. Se guardate nel video che c'è del 7.5 che seminava, c'è anche il video del montaggio di questo sistema che avevo fatto in collaborazione con questa ditta. Comunque la ditta si chiama AFA System, è dell'Umbria, e io penso che sia una cosa intelligente da montare. Adesso mettiamo il seme. Questo è orzo da seme dell'Apsov che si chiama Hydra, lo seminiamo a 110-115 kg a ettaro, da 110 a 120 kg a ettaro. Perché questi semi qui dell'Apsov hanno un sistema di praticamente che si chiama qualidose, che loro invece dei chilogrammi conteggiano il numero dei semi e si semina un numero di semi a ettaro invece di chilogrammi. Praticamente qui dei sacchetti piccoli che sono mi pare 23 kg, ora ce ne vogliono 5 a ettaro. E il saccone deve essere di 9 milioni di semi, corrisponde a circa 450 kg. Come vedete qua è il sistema AFA System e si riparte. Come vedete adesso la telecamera non fa vedere niente perché adesso è immersa nel seno.
Comunque adesso io ragazzi vi saluto, continuate a guardare i nostri video e iscrivetevi al canale di Capri 982. Grazie a tutti, buona visione.